Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gurumetu Asian Food. Oggi prepareremo il mio piatto thailandese preferito, il Tom Yam Kung, ovvero una zuppa agro-piccante con i gamberi, talmente buona che ogni cucchiaiata fa uscire dei sapori e degli aromi magnifici. Difficoltà della ricetta? Nessuna, assolutamente nessuna. Vedete che è talmente facile e veloce da preparare, una cosa incredibile. Però c'è sempre un qualcosa che rovina la festa, ovvero gli ingredienti. Sono la maggior parte freschi, quindi non potremo trovarli tutti in un supermercato normale. Questa volta ci servirà veramente un piccolo supermercato asiatico per poterceli procurare tutti. In ogni caso, adesso ve li elenco tutti, come al solito potete trovarli poi in descrizione e ci mettiamo subito al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti freschissimi che compongono la ricetta di oggi. Ovviamente troverete la lista completa in descrizione. Allora, cominciamo. Come già detto in precedenza, oggi prepareremo una zuppa aromatica. Di conseguenza, il primo ingrediente sarà 1 litro di brodo vegetale. L'ingrediente faro della ricetta saranno i gamberi Black Tiger, ne utilizzeremo 10. L'ingrediente che caratterizza la nostra ricetta di oggi è il namprik, ovvero una pasta formata da vari ingredienti tra cui peperoncino, aglio, olio, pasta di gamberi fermentati, eccetera, che può essere fatta in casa ma che per comodità io utilizzo già pronta. Ne serviranno 2 cucchiai. Tra gli ingredienti freschi avremo bisogno di un bel mazzetto di coriandolo e possibilmente anche delle sue radici. Continuiamo con 10 pomodorini ciliegini e 3 bei cipollotti. In questo caso io utilizzo quelli asiatici, ma voi potete tranquillamente utilizzare quelli comuni. 2 bei scalogni, 2 spicchi d'aglio e 2 peperoncini. Tra gli ingredienti freschi 100% asiatici abbiamo 2 steli di lemongrass, 10 foglie di limone kefir, che è una pianta simile a quella del lime dalle foglie estremamente aromatiche, e più o meno 20 grammi di galanga, un rizoma simile allo zenzero ma con un aroma più fresco. 100 grammi di funghi di paglia che troverete in scatola e un po' di succo di limone verde. E per finire i condimenti, il condimento acido, ovvero 30 grammi di pasta di tamarindo, il condimento dolce, 5 cucchiai di latte di cocco e il condimento salato, 3 cucchiai di salsa di pesce. Bene, una volta trovati tutti i nostri ingredienti, cominciamo la nostra ricetta. La divideremo in 2 fasi, la prima la preparazione degli ingredienti, principalmente il taglio, e la seconda la preparazione della zuppa, quindi la cottura. Vedrete il tutto sarà veloce e facile. Cominciamo! Cominciamo con gli ingredienti freschi. Allora, gli scalogni dovremo sbucciarli e tagliarli a fettine. Ripetete l'operazione per l'altro scalogno. Per quanto riguarda l'aglio, andremo a schiacciarlo, pelarlo e dargli una veloce tritata. A posto. Per quanto riguarda i peperoncini, dovremo tagliarli in 2, nel senso della lunghezza. Eliminiamo la parte interna se non volete esagerare col piccante. Io lo farò solamente su uno dei 2 peperoncini. La parte piccante dei peperoncini sono i semi e la membrana bianca interna che li tiene, è lì che è raccolta tutta la capsicina. E andiamo a tagliarli in pezzi grossi. Possiamo anche lasciarli interi. Il galanga dovremo solamente tagliarlo a fettine.
Andiamo a tagliare grossolanamente le foglie di kefir. Operazione veloce per i pomodorini ciliegini, dobbiamo solamente tagliarli in due. Ripetete per tutti i 10 pomodorini. Occupiamoci adesso del cipollotto che taglieremo piuttosto grossolanamente. E del coriandolo, anche in questo caso tagliato piuttosto grossolanamente. Se avete a disposizione anche le radici di coriandolo, è una bella cosa perché potremo utilizzarle durante la cottura a differenza delle foglie, per aromatizzare in maniera supplementare la nostra zuppa, il nostro tom yum goong. Allora, semplicemente dopo averle raschiate un pochino in modo da eliminare eventuali tracce di terra, andiamo a tagliarle in due. A posto. E per finire puliamo i gamberi Black Tiger. Allora togliamoli via l'antenna qua, che disturberà poi durante la degustazione, e poi tanti tolgono la testa. Io preferisco lasciarla perché darà gusto alla nostra zuppa. Preferisco invece togliere il carapace nella parte della coda, in questo modo, andandoci intorno. Voilà, e lascerò attaccata la parte finale della coda e la testa. Ovviamente una piccola incisione sulla parte della schiena per togliere l'eventuale budellino. Il nostro gambero è pronto. Potete, ripeto, togliere anche la testa per una degustazione più semplice, ma in questo caso avrete meno sapore nella zuppa. Ottimo, cominciamo la nostra ricetta. Ovviamente facciamo bollire il nostro brodo. Una volta che il vostro brodo comincia a bollire, aggiungete gli ingredienti freschi aromatici, quindi lo scalogno, il peperoncino, l'aglio, il galanga, il limone kefir, le foglie di limone kefir, il lemongrass e la radice di coriandolo. Coprite e lasciate bollire 5 minuti a fuoco medio. Dopo 5 minuti aggiungiamo la pasta di tamarindo e mescoliamo un poco. Continuiamo la cottura per 3 minuti. Passato questo tempo andiamo ad aggiungere alla nostra zuppa i funghi, i pomodorini tagliati in due e il nostro famoso namprik. Aumentate la fiamma e lasciate bollire coperto per altri 5 minuti dopo chiaramente aver mescolato un poco. Adesso possiamo aggiungere la nostra salsa di pesce, i 3 cucchiai. Questo sarà l'ingrediente che sala la nostra zuppa, quindi andiamo a assaggiarla per vedere se ne manca un po'. Cipollotto e i nostri gamberi. Lasciamo cuocere 40 secondi, non di più. Benissimo, dopo aver tolto dal fuoco, in modo che i gamberetti continuino a cuocere solamente col calore residuo, andiamo ad aggiungere il latte di cocco e le foglie di coriandolo. Anche in questo caso il latte di cocco sarà l'ingrediente che dà un po' di dolce alla zuppa, quindi assaggiamo se ne serve dell'altro. E per finire, dopo aver aggiunto anche le nostre foglie di coriandolo, il nostro tom yum goong, questa zuppa dei 1000 sapori, è pronta.
Ed eccoci arrivati al momento dell'impiattamento. Io, come vedete, ho la fortuna di poter disporre di una particolare pentola che servirà per la presentazione del nostro Tom Yum Goong. Chiaramente voi potete semplicemente servirlo in delle scodelle, in delle tazze, ma in questo modo, disponendo di questo utensile, avremo la possibilità, come vedete, di servire per più persone la zuppa, in modo che ognuno dopo possa servirsi sulla propria zuppiera, e automaticamente anche di tenerlo, con l'utilizzo di una candela posta qua sotto, in caldo per tutto il tempo del servizio. In ogni caso ci basterà disporre la nostra zuppa all'interno della zuppiera, ognuno poi sarà libero chiaramente di servirsi direttamente, come vedete, la zuppa in una ciotola che andremo a condire, volendo, con un po' di succo di limone per dare un tocco aromatico ulteriore. Shanghai Aroy Crab. E voilà, finita anche questa velocissima ricetta. Quanto ci abbiamo messo? 20 minuti forse? È chiaro che trovare gli ingredienti, come avete visto, non è una cosa semplice, perché certi sono veramente introvabili in un supermercato normale, ma comunque una volta che siete riusciti a ottenerli si tratta di tagliare qualcosa, di farla bollire insieme ed è finita lì. Attenzione chiaramente a bilanciare bene il salato, il dolce e l'acido, in modo da ottenere una zuppa equilibrata, poi dipende sempre dai gusti. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che continuate a seguire il mio canale Guru Method Young Food e mi raccomando, come si dice in questo caso, condividete! Alla prossima e grazie!